Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi ci poniamo la domanda: il clima ha cambiato la storia dei Longobardi in Italia? Come sempre, bentornati. Vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per essere aggiornati su tutti i nostri contenuti e vedere ad esempio anche i nostri post sulla community, dove abbiamo condiviso il video dell'amico tedesco Julian, che ha registrato nel nostro villaggio la settimana scorsa, ma anche dove condividiamo notizie come il fatto che mentre io sto registrando, sabato, oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà la diretta del mio intervento al CAST, il convegno legato all'archeologia e al gioco di ruolo e da tavolo, che anche se non vedrete in diretta potrete trovare registrato sul canale degli amici di Let's Dig Again, che vi lasciamo qui in descrizione o che appunto trovate sulla parte community del canale. Quindi iscrivetevi, ci aiuta tantissimo. Se voleste aiutarci ancora di più, diventate Patreon o abbonati, trovate in descrizione come fare. L'argomento di oggi parte da una riflessione territoriale. Proprio quando la settimana scorsa il buon Julian è venuto a farci visita, eravamo molto contenti che il tempo si fosse sistemato. Abbiamo avuto quasi una settimana di sole, abbiamo potuto lavorare nel bosco, abbiamo potuto mostrargli Cividale senza problemi di pioggia, all'aperto, visitarla, e abbiamo raccontato a questo amabile archeologo tedesco come il Friuli sia sostanzialmente l'angolo più piovoso d'Italia e come lo stereotipo dell'Italia paese del bel sole non coincida con quello che il nostro territorio fornisce. Partendo da questa riflessione e da alcuni vecchi video, ho pensato che sarebbe stato interessante parlare del 589. Diamo una contestualizzazione. Siamo alla fine del VI secolo. I Longobardi in Italia sono arrivati da poco, nel 568. È terminata però quella primissima fase di regno longobardo in Italia che viene definita tribale, cioè re Alboino, un re con un'impostazione ancora, datata, adeguata al periodo delle migrazioni, viene ucciso e non sostituito, perché sì, si prova per un brevissimo periodo a instaurare il regno di Clefi, che suo malgrado lo vede terminare prematuramente, e gli succede il cosiddetto periodo dell'anarchia, cioè quel decennio in cui i Longobardi si autogovernano attraverso i loro duchi, muovendosi in maniera differenziata e autonoma e non nell'ottica di una prosecuzione sistematica della conquista della penisola, né tantomeno nelle relazioni diplomatiche con le altre popolazioni germaniche e del bacino mediterraneo. A un certo punto, ciao Zelda, verso la fine degli anni 80 del VI secolo si riesce finalmente a instaurare un nuovo re, Autari. Questo nuovo re si lega alla dinastia bavarese, che in realtà era per linea materna una delle dinastie longobarde più antiche e nobili dal punto di vista regale, quindi rinforzando la sua autorità e rinforzando anche il valore dinastico della monarchia longobarda e dando inizio poi a questa seconda fase della monarchia longobarda in Italia, non più tribale ma più alto medievale e, se vogliamo con un anacronismo e un'imprecisione, proto-feudale. In tutto questo il clima cosa cambia? Facciamocelo raccontare da Paolo Diacono. Historia Longobardorum, libro terzo, 23. 589. A quel tempo ci fu un diluvio nei territori della Venezia, della Liguria e di altre regioni d'Italia, quale non si crede ci sia più stato dai tempi di Noè. Terreni e fattorie divennero laghi e ci fu grande strage sia di uomini sia di animali. Furono distrutte strade, cancellati sentieri e tanto crebbe allora l'Adige che attorno alla basilica del Beato Zeno Martire, posta fuori dalle mura di Verona, l'acqua toccava quasi le finestre superiori. Eppure, scrisse il Beato Gregorio, divenuto poi Papa, nella basilica ne entrò pochissima. Anche le mura di Verona in alcuni punti crollarono a causa dell'inondazione. Questo avvenne il 17 ottobre, ma ci furono tanti lampi e tuoni quanti raramente se ne hanno d'estate. Sempre a Verona, 2 mesi dopo, una gran parte della città andò distrutta da un incendio.
24. Per quello stesso diluvio, a Roma il Tevere crebbe tanto che le acque superarono le mura e inondarono vaste zone della città. Allora, nell'alveo del fiume, insieme a un gran numero di serpenti, un drago di sorprendente grandezza attraversò la città e scese al mare. Seguì a questa inondazione una gravissima pestilenza, che chiamano inguinaria. Mieté un tal numero di vittime e per primo colpì il Papa, il venerabile Pelagio, che morì subito dopo. Il passaggio continua, si sposta su Roma, sulle storie del Papa, sull'elezione pontificia di Gregorio. Quello che a noi interessa è il quadro che Paolo delinea. Ci racconta di una grande alluvione, di una grande pioggia autunnale, però con eventi temporaleschi simili a quelli estivi. Ci ricorda un pochino come sta cambiando il nostro clima in questo periodo, anche se non per cause naturali, ma per causa nostra. Questo tipo di grande cambiamento può aver influenzato la storia dei Longobardi, può aver influenzato il loro rapporto con i Bizantini, ma può aver influenzato anche la storia della monarchia longobarda? Sì. Non ne abbiamo la certezza ovviamente, ma fattori così rilevanti non possono essere esclusi dal calcolo di cosa abbia portato poi alla storia successiva. Prima di arrivare alle conclusioni, torniamo un attimo ai fatti. Paolo ci parla di un'unica giornata di grandissime piogge alluvionali. Gli storici contemporanei tendono piuttosto a vedere un lungo periodo di peggioramento climatico. Ricorderete che in passato abbiamo già parlato di quel famoso 536, l'anno peggiore in cui essere in vita, cioè l'inizio di una piccola glaciazione, l'abbassamento delle temperature, il peggioramento delle condizioni climatiche, probabilmente conseguenza di grandi eruzioni vulcaniche nell'area del Pacifico, che si spalma nei suoi effetti per tutta buona parte del secolo. E nel 589 siamo solo un mezzo secolo dopo, in più siamo all'interno di una congiuntura climatica particolarmente negativa. Accanto a questo viene spesso fatto presente come dalla caduta dell'impero romano d'Occidente non si fosse più portata avanti una manutenzione sistematica e ordinata degli alvei dei fiumi, dei canali di scolo, e che quindi un innalzamento medio delle precipitazioni, con un rafforzamento della loro violenza, affiancato a dei territori non più curati, avrebbe potuto tranquillamente portare a un'alluvione disastrosa. Ma perché diciamo che è disastrosa? Beh, intanto perché poi a posteriori verrà addirittura battezzata con un nome specifico, la rotta della Crucca, cioè prenderemo una parte di questa grande alluvione, quella forse più vistosa e più legata alla città di Verona, ma che in realtà aveva toccato tutto il nord Italia. Sì, perché con rotta della Cucca si intende lo straripare, la rottura degli argini dell'Adige, che avrà come conseguenza addirittura la modificazione di parte del suo corso, ma questo sembra succedere in buona parte del nord-est. Anche il Brenta cambia il suo corso, alcuni dei fiumi principali del Veneto spostano il luogo in cui accedono al mare, cambiando ad esempio la geografia della futura laguna di Venezia, e allo stesso modo inondando la pianura, creando quello che alcuni studiosi non esitano a definire un grande strato paludoso di tutta la pianura padana. Anche il nostro Friuli sembra in quel momento colpito fortemente da questo fenomeno così eccezionale. Ad esempio, il tagliamento, che in antico aveva 2 rami, si trova spostato completamente sul ramo secondario, simile a quello attuale, abbandonando quello principale del passato, che lo portava un pochino più a ovest. Ecco quindi che ci troviamo in un grande sconvolgimento, un territorio intero, quello del nord Italia. Ricordiamo che quando Paolo cita la Liguria probabilmente non intende solo l'attuale regione della Liguria, era il modo con cui si chiamava tutto il nord-ovest d'Italia, come con Venezia, derivanti dalla definizione romana di Venezia ed Istria, si intendeva il nord-est. E quindi possiamo parlare di un'alluvione che tocca tutto il nord Italia, cambiando in particolare la geografia di quel territorio così conteso e così complesso che era il nord-est. Se la palude avanza, se la laguna cambia, i territori si trovano isolati, i territori via terra non sono più raggiungibili, le antiche assi viarie costruite dai Romani su una
idrografia che non c'è più, che è cambiata, possono non funzionare e con la forza lavoro e l'organizzazione dell'epoca, che erano molto limitate rispetto a quella dei secoli successivi, il rifacimento o il riadattamento di queste assi viarie potevano richiedere anni. In questa ottica, quindi, anche l'opera politica di Autari o di Autari poteva venire rallentata fortemente. I contatti con i ducati orientali, che sappiamo importantissimi autonomisti e spesso una spina nel fianco per il re, ma anche il fatto che lo stesso Paolo citi così spesso Verona. Ricordiamo che la capitale di Alboino era stata Verona più che Pavia. A Verona verrà seppellito Alboino, a Verona decenni dopo il duca spoglierà la tomba dell'antico re delle sue armi come gesto simbolico. Quindi era anche proprio un simbolo di come i luoghi della regalità longobarda venissero colpiti da questa alluvione, con poi il passaggio ovviamente religioso legato al fatto che la basilica di San Zeno però non si bagna neanche le punte dei piedi. PS, potrebbe nei commenti comparire più di qualcuno a raccontare che questi sono avvenimenti che nella storiografia antica succedono spesso in concomitanza della morte di un re e quindi non possiamo prenderli come oro colato. Nessuno lo fa, ma pare che in questo caso, per quanto non si possa fare riferimento appunto a un unico giorno, a un unico grosso fenomeno atmosferico, siamo di fronte veramente alla narrazione di un cambiamento paesaggistico e idrografico e poco c'entra, forse, il fatto che l'anno dopo morirà proprio Autari. Secondo Paolo, Autari viene avvelenato, ma secondo alcuni studiosi contemporanei era probabilmente stato vittima della stessa epidemia conseguente proprio all'alluvione. Immaginatevi un territorio che, già paludoso di suo in molte parti, si impaluda in maniera estesa, raggiungendo in questa condizione di acquitrino malsano territori abitati. Il primo passaggio logico è preoccuparsi ovviamente della questione sanitaria. Le acque nere, che poi acque nere non erano nel senso che non c'erano fognature strutturate magari nei villaggi di nuova fondazione, ma comunque tutto quello che poteva danneggiare, portare alla coltivazione batterica, si trova improvvisamente sparso e amplificato in un territorio enorme, con una popolazione che non conosce le basi della prevenzione clinica e che facilmente, soprattutto poi con la fine del periodo di crisi climatico stretto e l'inizio magari di una stagione più calda, poteva trovarsi all'interno appunto del bacino perfetto per la nascita di un'epidemia. Ecco quindi che la restaurazione di Autari si blocca anche per la sua morte, forse causata dalla stessa epidemia conseguenza di queste grandi alluvioni. E i rapporti con la zona della futura laguna di Venezia, così anche come i contatti col mondo Ontralpe, dovevano essere fortemente vincolati dalle nuove condizioni geografiche. Pensiamo che in quel momento il regno dei Longobardi era schiacciato fra la pressione franco-bizantina e la necessità di strutturare una nuova monarchia più solida. Non è un caso che alla morte di Autari il suo successore Agilulfo verrà eletto molto rapidamente e sempre tramite l'acquisizione di qualità regali attraverso il matrimonio con Teodolinda di dinastia bavara, ma in realtà ci siamo detti di antichissima dinastia longobarda. Possiamo quindi dire che lo sconvolgimento climatico, un grande sconvolgimento climatico e geografico, possa causare anche un'onda che si ripercuote nella storia dei grandi avvenimenti, quelle che siamo abituati a leggere nei libri di storia, con i nomi dei re, i nomi delle battaglie? Decisamente sì. L'obiettivo di questo video quindi non è sottolineare l'ovvio, ma ricordare che spesso lasciamo sullo sfondo questi elementi, un po' perché sono difficili da leggere. Qui abbiamo la fortuna di avere la fonte, Paolo Diacono che ce la racconta, il confronto con le indagini più recenti e il confronto con chi dal punto di vista geologico ha indagato l'evoluzione di questi nostri fiumi, ma in passato spesso questi avvenimenti, proprio perché utilizzati in matrice simbolica, come si accennava prima, venivano lasciati un po' in disparte, perché in fondo o non venivano riportati oppure venivano collegati alla morte di un re, a un avvenimento di qualche tipo, e quindi giudicati poi a posteriori dagli storici moderni
poco rilevanti. Ecco che in questo caso invece così non era. Abbiamo la dimostrazione che sì, forse collocare tutto in un'unica data, il modo in cui Paolo la narra, sì, va a collegarsi a questo topos letterario dell'evento catastrofico prima della morte del re, ma doveva narrare anche l'effettivo cambiamento climatico di quell'epoca. Fateci sapere nei commenti cosa ve ne pare. So che il video di oggi è breve, ma portate pazienza, oggi pomeriggio devo tenere un'altra conferenza proprio per il cast. Vi ricordo che potete trovare la conferenza di oggi pomeriggio sul canale di Let's Dig Again. Alla prossima e mandi!